Ciao a tutti, benvenuti a una nuova lunghissima puntata di Simply Italian Podcast. Io sono Marco. E io sono Giulia. Ciao Marco e ciao a tutti i nostri amici che ci ascoltano da casa, dal lavoro o mentre fanno sport. Sai Giulia, oggi mi sento particolarmente ispirato. Mi piace l'idea di passare molto tempo a chiacchierare con i nostri ascoltatori. Anche a me. Spesso corriamo sempre, facciamo puntate brevi, ma oggi vogliamo rilassarci. Come stai davvero oggi? La verità? Mi sento sereno, non ho fretta. E tu? Sembri molto energica. È vero, mi sento entusiasta perché l'argomento di oggi è speciale. Parleremo della nostra routine, ma soprattutto di come ci sentiamo durante il giorno. Esatto. Non vogliamo solo dire faccio colazione, ma vogliamo spiegare se siamo felici, stanchi o magari un po' stressati mentre la facciamo. Perché la lingua non è solo grammatica, è soprattutto emozione. Imparare l'italiano significa imparare ad esprimere il proprio cuore. Allora Giulia, cominciamo dall'inizio. Come ti senti quando suona la sveglia la mattina presto? Oh Marco, la mattina è difficile per me. Appena apro gli occhi mi sento spesso un po' confusa e molto pigra. Ti capisco, anche io non sono una persona mattiniera. Mi sento come se avessi bisogno di un'ora solo per capire chi sono. Esatto, resto a letto a guardare il soffitto. Mi sento un po' giù di morale se fuori è nuvoloso, ma se c'è il sole mi sento subito meglio. Quindi il tempo influenza il tuo umore. Se piove ti senti triste o solo meno motivata? Direi meno motivata, mi sento pesante, però appena bevo il primo caffè la mia energia cambia, inizio a sentirmi più sveglia. Io invece provo una sensazione di ansia se mi sveglio tardi. Se guardo l'orologio e vedo che sono le 8, mi sento subito stressato. Ah, la famosa ansia da ritardo. Ti senti in colpa se non inizi a lavorare presto? Sì, esattamente. Mi sento come se stessi perdendo tempo prezioso. Per questo preferisco svegliarmi con calma, per sentirmi padrone della mia giornata. E cosa fai per sentirti meglio? Hai un segreto per trasformare la pigrizia in motivazione? Bevo un bicchiere d'acqua fredda e faccio un po' di stretching. Mi sento subito più leggero e pronto ad affrontare il mondo. È un ottimo consiglio. Io invece ho bisogno di silenzio. Se qualcuno mi parla appena sveglia, mi sento subito irritata. Allora non verrò mai a trovarti a colazione. Non voglio vederti arrabbiata così presto. Sai, Marco, pensavo a come sono cambiate le mie mattine. Prima, quando andavo all'università, mi sentivo molto diversa. In che senso? Eri più attiva o più stressata di adesso? Ero molto più ansiosa. Prima mi svegliavo e pensavo subito agli esami. Mi sentivo sempre sotto pressione, come se non fosse mai abbastanza. Ti capisco bene. Anche io qualche anno fa mi sentivo sempre di corsa. Prima non mi godevo mai il momento presente. E cosa è cambiato? Adesso sembri una persona molto tranquilla e soddisfatta della sua vita. Ho capito che correre non serve a niente se non sai dove stai andando. Adesso mi sento più consapevole. Apprezzo le piccole cose. Consapevole è una parola bellissima. Significa capire cosa succede dentro di noi mentre succede. Proprio così. Prima mangiavo in piedi, veloce. Adesso mi siedo, guardo fuori dalla finestra e mi sento grato per la colazione. Anche io sono cambiata. Prima mi sentivo in obbligo di fare 1000 cose. Adesso, se mi sento stanca, accetto la mia stanchezza. Questo è un punto importante per i nostri ascoltatori. Non dobbiamo sentirci in colpa se non siamo sempre produttivi al 100%. Esatto. È normale avere momenti di bassa energia. Non siamo macchine, siamo esseri umani, pieni di sfumature. Parliamo della parte centrale della giornata. Quando lavori al podcast, come ti senti? Mi sento molto creativa. Mi piace cercare nuovi argomenti. Però a volte mi sento un po' insicura. Insicura? E perché? Sei bravissima a spiegare le cose in modo semplice. Grazie, Marco. Però a volte ho paura di non essere abbastanza chiara. Mi chiedo, gli ascoltatori capiranno quello che voglio dire? È un timore comune.
Anche io a volte mi sento frustrato quando non trovo le parole giuste per descrivere un'emozione complessa. E cosa fai quando ti senti frustrato? Ti fermi o continui a lavorare lo stesso? Di solito faccio una pausa. Se insisto quando sono nervoso faccio solo errori. Preferisco uscire a fare una passeggiata. È vero, camminare aiuta a scaricare la tensione. Quando torno alla scrivania mi sento molto più lucida e serena. Ti capita mai di sentirti annoiata durante il lavoro? Magari quando devi fare cose ripetitive? Sì, certo. Quando devo controllare tutti i file o caricare i testi, mi sento un po' annoiata e perdo la concentrazione. Ah, la parte burocratica, quella fa sentire tutti un po' spenti, ma fa parte del gioco, no? Sì, ma poi penso al risultato finale e mi sento di nuovo orgogliosa. Quando vedo che le... Parliamo della parte centrale della giornata. Quando lavori al podcast, come ti senti? Mi sento molto creativa. Mi piace cercare nuovi argomenti, però a volte mi sento un po' insicura. Insicura? E perché? Sei bravissima a spiegare le cose in modo semplice. Grazie, Marco. Però a volte ho paura di non essere abbastanza chiara. Mi chiedo, gli ascoltatori capiranno quello che voglio dire? È un timore comune. Anche io a volte mi sento frustrato quando non trovo le parole giuste per descrivere un'emozione complessa. E cosa fai quando ti senti frustrato? Ti fermi o continui a lavorare lo stesso? Di solito faccio una pausa. Se insisto quando sono nervoso faccio solo errori. Preferisco uscire a fare una passeggiata. È vero, camminare aiuta a scaricare la tensione. Quando torno alla scrivania mi sento molto più lucida e serena. Ti capita mai di sentirti annoiata durante il lavoro? Magari quando devi fare cose ripetitive? Sì, certo. Quando devo controllare tutti i file o caricare i testi, mi sento un po' annoiata e perdo la concentrazione. Ah, la parte burocratica, quella fa sentire tutti un po' spenti, ma fa parte del gioco, no? Sì, ma poi penso al risultato finale e mi sento di nuovo orgogliosa. Quando vedo che le persone ci scrivono, provo una gioia immensa. Quella è la soddisfazione più grande. Sentire che stiamo aiutando qualcuno a imparare l'italiano ci fa sentire utili. Esatto. La parola utile mi fa sentire bene, mi dà uno scopo e mi toglie quella sensazione di vuoto che a volte arriva nel pomeriggio. Parliamo di quei momenti in cui le cose non vanno bene, ad esempio quando hai un problema tecnico o un imprevisto. In quei momenti mi sento subito agitata, il mio cuore inizia a battere forte e divento un po' impaziente con tutti. È una reazione naturale. Ti senti minacciata perché i tuoi piani sono cambiati all'improvviso. Sì, mi sento come se perdessi il controllo e io odio perdere il controllo della mia giornata. Lo so, sei una persona molto organizzata. Io invece sono più disordinato, quindi gli imprevisti mi fanno sentire meno sorpreso. Quindi non ti senti mai spaventato dalle novità o dai problemi? Non direi spaventato, ma a volte mi sento scoraggiato. Se provo a fare una cosa 3 volte e non funziona, mi sento un po' triste. Scoraggiato è una parola forte. È come se perdessi il coraggio, la forza di andare avanti. Sì, ma poi mi ricordo che sbagliare è umano. Mi dico, Marco, non fa niente, respira, riprova domani. Non fa niente. Dovremmo scriverlo sul muro. È una frase che toglie tutto il peso dalle spalle. Proprio così. E tu, Giulia, come fai a ritrovare la calma quando sei furiosa o molto nervosa? Ascolto musica. La musica ha il potere di cambiare il mio stato d'animo in pochi minuti. Mi sento subito più rilassata. Che tipo di musica? Qualcosa di energico o qualcosa di dolce? Dipende. Se sono triste, ascolto qualcosa di malinconico per sfogare l'emozione. Se sono stanca, ascolto qualcosa che mi dia la carica. È interessante come cerchiamo fuori di noi quello che ci serve dentro. È una strategia intelligente. Marco, parliamo di sogni. Se potessi scegliere, quale sarebbe la tua routine ideale? Come vorresti sentirti ogni giorno? Oh, mi piacerebbe svegliarmi in una casa al mare. Vorrei sentirmi libero, senza orari e senza scadenze. Solo questo? E cosa faresti tutto il giorno? Non ti sentiresti solo dopo un po'? Forse sì.
In effetti la solitudine mi spaventa un po'. Mi piacerebbe sentirmi libero ma anche connesso con gli amici. La connessione è importante. Io mi sento felice quando sono circondata da persone che amo. La mia routine ideale include sempre una cena con gli amici. E nella realtà? Ti senti spesso sola o riesci a vedere le persone che ami? La verità è che spesso sono troppo stanca per uscire. Mi sento un po' in colpa per questo, perché trascuro gli amici. Non devi, siamo tutti nella stessa situazione. A volte abbiamo solo bisogno di stare in silenzio sul divano per sentirci di nuovo bene. Hai ragione. Mi sento sollevata quando sento che anche gli altri provano le stesse cose. Non sono l'unica a essere stanca. Assolutamente no. Il mondo moderno è faticoso. Sentirsi esausti alla fine della settimana è la normalità per quasi tutti. Però è bello anche sentirsi soddisfatti per aver lavorato sado. Quella stanchezza buona, la conosci? Sì, quella sensazione di quando vai a letto e pensi «Oggi ho fatto del mio meglio, sono orgoglioso di me». Arriviamo alla fine della giornata. Quando il sole tramonta, come cambia il tuo umore? Mi sento più dolce. La sera è il momento della riflessione. Divento un po' malinconica, ma in modo piacevole. Malinconica per cosa? Per il tempo che passa? Forse mi sento un po' nostalgica dei momenti belli vissuti durante il giorno o in passato, però mi sento anche molto serena. Io invece la sera mi sento finalmente leggero. Spengo il computer, metto via il telefono e mi sento come se il mondo si fermasse. E cosa fai per rilassarti davvero? Leggi un libro o guardi un film? Mi piace cucinare. Cucinare mi fa sentire creativo e mi aiuta a non pensare ai problemi. Mi sento concentrato sui profumi e sui sapori. Che bello! Io invece se cucino mi sento stressata perché ho paura di bruciare tutto. Preferisco leggere. Ognuno ha il suo metodo. L'importante è trovare un'attività che ci faccia sentire in pace. In pace. È l'emozione che cerco di più. Quando vado a letto voglio sentirmi serena, senza pensieri negativi. A volte è difficile, vero? A volte i pensieri tornano e ci sentiamo preoccupati per il domani. Sì, succede. Ma io ho imparato a dire a me stessa: Giulia, ora non puoi risolvere nulla. Dormi e domani avrai più forza. È un ottimo consiglio. Sentirsi pronti per il futuro non significa avere tutte le soluzioni oggi, ma avere fiducia in se stessi. Marco, abbiamo parlato di tantissime emozioni oggi. Facciamo un piccolo punto per i nostri amici che ci seguono? Certamente. Abbiamo visto come ci si sente la mattina, pigri, confusi, ma anche motivati dal sole o dal caffè. Abbiamo parlato dell'ansia di fare tardi e dello stress del lavoro, ma anche della soddisfazione di sentirsi utili. Abbiamo nominato la frustrazione di quando non riusciamo a fare qualcosa e il sollievo di quando un problema si risolve. E poi la nostalgia della sera, la pace del relax e la gratitudine per le piccole cose della vita. Cari ascoltatori, e voi? Cosa avete provato mentre ci ascoltavate? Vi siete sentiti interessati, divertiti o forse un po' stanchi perché abbiamo parlato tanto? Spero non annoiati. Se vi sentite un po' sopraffatti da tutte queste parole, è normale, non preoccupatevi. Piano piano queste parole diventeranno parte di voi. Non abbiate fretta di imparare tutto subito. Sentitevi fieri di essere arrivati fin qui. Esatto. Sentirsi fieri di se stessi è fondamentale quando si impara una lingua straniera. È una sfida difficile ma bellissima. Bene Giulia, siamo arrivati alla fine di questa lunga chiacchierata. Mi sento molto felice di aver condiviso queste riflessioni con te. Anche io, Marco, mi sento più leggera adesso, come se avessi parlato con un vecchio amico davanti a un tè. Speriamo che anche i nostri ascoltatori si sentano così, come se fossero qui con noi, in questa stanza. Prima di chiudere, vogliamo invitarvi a fare un piccolo esercizio. Provate a pensare: come mi sento in questo momento? Provate a dirlo in italiano. Usate le parole che abbiamo usato noi. Mi sento stanco, mi sento curioso, mi sento felice. Non abbiate paura di sbagliare. L'importante è esprimere quello che avete dentro. Grazie di cuore per essere stati con noi. Ci sentiamo presto per una nuova avventura con Simply Italian Podcast.
Un grande abbraccio a tutti. Restate curiosi, restate appassionati e a presto. Ciao a tutti, buona giornata o buona serata ovunque voi siate. Ciao ciao!